Ciao a tutti i proprietari di cane almeno una volta può essere capitato di vedere una zecca, sul proprio cane. Non dovrebbe capitare perché se applicate gli antiparassitari in maniera regolare, probabilmente non dovreste vederle nemmeno le zecche. Vi metto qua sopra un video sugli antiparassitari, però ovviamente in base anche alle zone che frequentate può essere che se andate per esempio in un campo dove sono appena state delle pecore, anche se voi avete messo tutti gli antiparassitari del mondo, qualche zecca purtroppo, ahimè, salirà. E cosa succede quando una zecca sale e riesce ad attaccarsi al cane? Fondamentalmente, come si può rimuovere senza creare un danno al cane? Queste di solito sono le domande che ci fanno i proprietari dei cani: "Come faccio a rimuovere una zecca? Come faccio?" Il mio consiglio principale è quello di utilizzare sempre dei prodotti, antiparassitari in modo tale che non abbiate la necessità in realtà di rimuoverla manualmente la zecca. Esistono in commercio, come ripeto ho parlato nel video che vi ho messo qua sopra, che fondamentalmente anche se la zecca poi si attacca poi, muore perché al primo pasto ingerisce la sostanza tossica e muore, quindi si secca e non avete la necessità di staccarla. E quindi il mio primo consiglio è quella di in realtà di non staccarla, ma di a mettere, degli antiparassitari corretti. Però ammettiamo che, avete messo il vostro antiparassitario, siete in montagna, siete magari in una baita in montagna, non avete la possibilità di andare in farmacia o farvi fare una ricetta dal medico veterinario più vicino e vedete che c'è una zecca. Come fare? Fondamentalmente la difficoltà sta nel fatto che, se voi cercate di, togliere la zecca, la prima cosa che potrebbe succedere è quella che la testa della zecca rimane all'interno della cute. Non è un problema di vita o di morte, però chiaramente se resta la parte della testa nella cute, l'organismo del cane cercherà chiaramente di andare a distruggerla questa testa e quindi si potrebbe formare un piccolo granuloma. Quindi fondamentalmente la cosa, corretta è quella di riuscire a rimuoverla in modo tale da non avere poi la testa all'interno. Come fare? Di solito esistono delle pinzettine in commercio, quindi se dovete proprio rimuoverla è meglio che, vi rifornite di uno strumento adatto, che vi permettono di prendere la testa della zecca, di riuscire a prendere in profondità la testa della zecca e poi generalmente l'ideale sarebbe fare un movimento comunque di rotazione, cioè cercare di ruotare delicatamente la zecca in modo tale che nella rotazione è più facile che si stacchi la zecca senza rischiare che la testa rimanga attaccata, cioè di non fare mai quel movimento così veloce e rapido perché è facile che la testa rimanga attaccata alla cute e quindi non riusciate a rimuoverla completamente. Ripeto, io in linea generale sconsiglio comunque di andare a rimuovere le zecche così, ma di utilizzare degli antiparassitari che fondamentalmente la uccidono, e quindi non avete il problema perché in poche ore poi la zecca muore. Però se avete visto che la zecca si è appena attaccato, magari ha un senso, così gli evitate chiaramente il pasto di sangue, gli evitate anche le malattie che le zecche possono trasmettere, che vi metto poi qua in sovraimpressione. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto un po' capire il fatto di non strappare la zecca così, ma di utilizzare uno strumento. Esistono proprio in commercio gli strumenti apposta, sono delle pinzette fatte a U, diciamo, che andate a prendere la testa, ruotate e la staccate. Ma la prima regola è un antiparassitario che vi protegge al 100% anche dalla repellenza, quindi la zecca tendenzialmente avrà meno voglia di salire sul vostro cane. Un saluto a tutti, alla prossima.